Federica Parolini, scenografa. I tuoi inizi, i tuoi esordi, possiamo dire, risalgono al 2006, al Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano, insieme a Francesco Micheli. Sì, In quel periodo sei anche attrezzista e quindi, sì. diciamo, copri proprio tutti diciamo, i segreti del mestiere, del dietro le quinte, il lavoro sullo spazio, anche dal punto di vista più pratico possibile. Che ricordi hai di quegli anni, Federica? Allora, l'esperienza che io ho fatto con Francesco al Cantiere Internazionale d'Arte è stata poi la mia tesi di laurea del biennio specialistico. Ok, Ho incontrato Francesco in accademia a Milano perché era il mio insegnante di regia e, mi ha proposto di seguire questo progetto che appunto è poi diventato di fatto la mia tesi di laurea. Io non sono mai stata una grandissima studentessa, anzi sono sempre ok. stata proprio quella dell'ultimo banco. E devo dire che questa uno stage prima e questa esperienza poi sono state, i 2 primi passi che mi hanno davvero fatto innamorare di questo lavoro. E, essendo così poco studiosa, sono una persona molto curiosa, ma poco studiosa. Proprio ho sempre avuto, l'esigenza di dover anche fare sempre qualcosa che fosse legato ad un lavoro pratico e manuale. Okay, sì, In questi primi anni, che sono iniziati con appunto la bellissima esperienza del cantiere di Montepulciano, sono poi proseguiti con Francesco e, con il Teatro di Reggio Emilia. okay, Lui collaborava con loro, con dei progetti legati alla ricerca sul linguaggio d'opera. Io ho iniziato da una parte a seguire questi progetti, per cui curando l'allestimento di questi spettacoli che si chiamano Fopera, mh-mh, che venivano fatti prevalentemente per le scuole superiori, un progetto molto interessante di avvicinamento. Stiamo parlando oramai di qualche anno fa, mh, per cui erano, i primi passi di quella che sta diventando anche positivamente un'abitudine, certo, di, un percorso di avvicinamento a questo linguaggio così complesso dove, è importante avere delle chiavi di accesso e sì, quindi, ehm, sono state chiavi che sono le stesse che hanno convinto e mi hanno appunto fatto entrare okay, all'interno di questo mondo. sì, In quegli anni, parallelamente al lavoro con Francesco che è stato fondamentale proprio perché è stato quello che mi ha fatto questo incontro è stato quello che mi ha fatto appassionare all'opera. okay, Ehm, Ho portato avanti con il Teatro di Reggio Emilia il lavoro come tecnico e okay, quindi dal 2006 al 2013 ho seguito un periodo fortunatissimo del teatro, sotto la direzione di Daniele Abbado, in cui sono stati fatti moltissimi spettacoli importanti, in cui ho lavorato alla realizzazione dei mh-mh, progetti e ho avuto davvero la possibilità per la prima volta di imparare e rubare un mestiere in una maniera che mi era davvero congeniale. certo, E quindi ho visto mh-mh, moltissime cose interessanti, ho avuto modo di partecipare a degli allestimenti importanti e di assistere a quello che è il dietro le quinte e che poi, è stato per me importantissimo per capire quali erano le modalità di approccio a questo lavoro. sì, E quindi sono stati proprio anni di formazione e con, appunto Francesco da una parte e il teatro dall'altra, tutte le maestranze del teatro in una maniera trasversale. È un mh-mh, teatro di dimensioni, tali per cui c'è un tipo di, familiarità e okay, quindi anche nei vari nel rappor livelli. sì, Sì, quindi non solo un tecnico di palcoscenico non ha modo di poter interagire con l'ufficio stampa piuttosto che la produzione. sì, Ogni volta erano delle piccole collaborazioni dove di volta in volta rivestiva anche un ruolo diverso, per cui okay. Quindi è veramente sì, sì, no, è stato abitato proprio sì, sia quello che il cantiere per la sua forma a Montepulciano, è stato proprio, come dire, un incipit importantissimo. bene. Chi sono stati i tuoi maestri, quelli appunto che hanno accompagnato il tuo percorso artistico? Sicuramente Francesco Micheli, ma non Sì. so se ci sono anche altri che Il mio maestro insegnante di scenografia è Edoardo Sanchi, che è uno okay, scenografo molto bravo, molto sì. importante. Lui m'ha proprio insegnato lui siamo quando dico che è il mio maestro, lui, dice che lo prende in giro perché dice: "Se fossero stati tutti come te gli studenti che ho avuto, mi sarebbero venuti travasi di bile che non"
Edoardo mi ha insegnato a concepire lo spazio come, il contenitore di un pensiero, per cui Sì. non solo a qualcosa che ha una valenza estetica, che pur Mh-mh. deve esserci, ma, a ragionare su quella che è la drammaturgia di un luogo. Sì. Ed è stata la prima volta che con dei lavori di scrittura, Mh-mh. di di studio proprio del testo, dell'opera, un tipo di approccio che era, concepito come un pensiero. Mh-mh-mh. Quindi sicuramente Edoardo che mi ha insegnato questo e mi ha insegnato anche un'attitudine al Okay, lavoro sì. e una modalità di relazione con le altre persone Mh-mh. coinvolte in un progetto, per cui, l'idea di, dover concepire qualcosa che fosse, utile ad un progetto condiviso. Sì, Quindi che, quello che poi arriva a essere la scenografia e la messa in scena di uno spettacolo è il frutto sempre di qualcosa che serve a una drammaturgia, un racconto, non c'è niente che sia fine a sé stesso, che certo. poi è la cosa che mi appassiona di questo lavoro, Mh-mh-mh. il fatto che sia un ingranaggio, un meccanismo che Sì, funziona se funziona tutto, certo. altrimenti lui. E poi appunto in questi anni di formazione, negli anni a seguire, ci son stati degli incontri che mi hanno molto colpito. Mh-mh. All'inizio, sempre in quel periodo, ho avuto la fortuna di poter lavorare a diverse produzioni di opere contemporanee, in particolare ad una, che era Silvano Silvano al Parco della Musica, e di incontrare e conoscere Silvano Bussotti. Ecco, lui è Mh-mh. una persona che, me ne sono resa conto ieri quando ci ragionavo, che ha un tipo di visione Mh-mh. che a posteriori mi rendo conto che è così libera da essere stata in qualche modo una, come dire, un'epifania. Uno poi Okay. magari ci arriva dopo, però il Dopo? fatto Sì. che sì, lui sia un musicista, allo stesso tempo un artista visivo, che concepisca lo spettacolo come un'opera contemporanea, che l'abbia fatto così Certo. tanto tempo fa, Infatti è stato sì, è stato come dire un seme, che è una cosa che tu mh-mh. dici: "Ma allora quella cosa va coltivata", poi Certo. ti arriva dopo. E poi aver potuto vedere degli spettacoli, in quel periodo e anche in anni successivi, di quelli che poi sono i grandi maestri, e di essermi trovata a pensare di, voler costruire qualcosa che avesse quel livello qualitativo, non Mh-mh. la riproduzione del Certo. lavoro di qualcun altro, ma e poi non avendo mai avuto la fortuna anche in qualche modo Mh-mh. di da una parte il mio tipo di percorso ha previsto che io mi sia ritrovata buttata in questo mondo senza aver mai fatto da assistente a nessuno. Quindi Okay. da una parte una fortuna, perché ho avuto la possibilità di inventarmi un modo che Sì, fosse mio, assolutamente. dall'altra il deficit è quello di non aver potuto imparare la modalità da qualcun altro. Edoardo Sanchi in parte Sì. me l'ha insegnato, e poi questo, galleggiare nell'ambito tecnico Mh-mh. del teatro mi ha dato modo di vedere quali sono le varie componenti. Ehm quindi non ho e quindi i tecnici, i pittori, Mh-mh. le maestranze del teatro, sono state e non solo i tecnici, anche il personale artistico piuttosto che maestri collaboratori, cioè Sì. il grande numero di persone che lavorano dietro ad uno spettacolo, che Mh-mh. non necessariamente ed esclusivamente di opera lirica, sono le persone che io ho osservato da vicino per riuscire a capire quale poi avrebbe dovuto essere la richiesta Certo. fatta nel miglior modo possibile per ottenere quello che è un progetto. Quindi ho imparato un po' a bottega, ecco, per un Sì. certo senso. Già hai iniziato diciamo un po' a risponderti, ma, come funziona Federica il tuo processo creativo? Ecco, sicuramente c'è un ascolto, una contaminazione diciamo dell'ambiente che ti circonda, ma come funziona? Ogni volta come riparti con nuovi stimoli, nuovi input e anche nuove magari visioni? Allora, sono molto fortunata perché lavoro Mh-mh. con dei team creativi, molto stimolanti, diversi e Okay. molto stimolanti, per cui poi
ogni volta l'avere un differente interlocutore ti pone nella condizione di trovare il linguaggio migliore Sì, per condividere il progetto. Ehm, Leo Muscato mi ha insegnato un certo tipo di approccio e un certo tipo di attenzione mh-mh. alla storia, alla parola, al personaggio. Sì, Con Francesco ho imparato molto bene, Micheli, il l'attenzione a un tipo alla drammaturgia del progetto, e ogni volta queste sono le 2 persone con cui sì, nel campo dell'opera ho lavorato più a lungo. Ehm, il mio procedimento, personale di approccio è di sovrapposizione, per cui, okay, leggo il testo, studio l'opera e inizio a, cercare delle immagini. okay. Attraverso queste immagini, mi rendo conto di volta in volta che in una maniera automatica emerge una direzione, Mh-mh. oppure più direzioni. È un lavoro questo visivo, che mette insieme un po' quelle che sono le mie conoscenze nel campo dell'arte, della storia dell'arte, Certo. piuttosto che del cinema, piuttosto che insomma di quello che sono gli stimoli visivi Mh-mh. che mi riportano alla storia, al testo, all'opera Sì, in questione. Quindi la primissima fase è questa. Quando okay. poi ci si ritrova, si di solito succede sempre che ci sono delle tematiche, delle anche dei colori, Okay. piuttosto che delle forme che tornano per raccontare una Mh-mh. storia, per Mh-mh. cui, ci si rende conto che senza essersi mai trovati c'è qualcosa che torna. Che ritorna. Oppure, allo stesso modo, quando uno dei registi con cui lavoro ha un'idea molto chiara, questo tipo di ricerca è dall'inizio guidata dal filo conduttore della Okay. suggestione che la persona che l'interlocutore ti dà. È bello poi, distillare Mh-mh. questa stratificazione, Sì. e farla diventare lo spettacolo Certo, a cui si lavora, ecco. Comunque sì, il procedimento è creativo per questo. me funziona è una stratificazione di Okay. immagini. Infatti sempre, è utilissimo per me ed è una cosa che poi di cui mi avvalgo anche nella fase realizzativa e produttiva, ehm, costruire delle tavole di riferimenti di immagini, che è una cosa assolutamente Sì, diffusa, sì. però mi serve poi per, spiegare Okay. quello che è l'idea dello spazio del progetto e per condividerla con chi poi di fatto davvero la realizza. Cioè è Cer molto più semplice, beh, per quella che è la mia esperienza, io ho Mh-mh. potuto vedere che è molto più semplice, molto più efficace condividere il senso di quello che si vuole ottenere che non, ehm, dare un'indicazione precisa sulla modalità di ottenerlo, perché Okay, poi okay. c'è un patrimonio così ampio e anche così diverso, Certo, nelle varie località in cui banalmente ci certo. si trova a portare avanti un lavoro, che è più interessante, perché a quel punto la persona che incontri ha la possibilità di aggiungere valore a quello Infatti, che tu sì. hai che si è immaginato. Certo, garantisci sempre uno spazio di libertà anche agli Sì, e altri, poi è un po' il viceversa. banco di prova, dici: "Se questa cosa funziona, funziona anche nel momento Okay, in cui inizia agli il altri. telefono senza fili, se Certo. no quello che non funziona in qualche modo automaticamente si perde." Nel momento in cui un progetto viene presentato al sovrintendente, al direttore Sì, artistico, nel momento in cui lo racconti ti rendi conto tu stesso di quali sono le okay. cose Sì, efficaci e quali no. E man mano è come se è lo stesso tipo di procedimento della stratificazione. certo. Rimangono oppure si trasformano. Cioè il lavoro finisce nel momento in cui si debutta, davvero, Okay, okay. con grande disperazione, perché poi è proprio quella cosa di: "Manco levati, basta, non ne voglio c'è stata la Basta, non generale, ti devi levare." Invece io arrivo: "No, ma ci sarebbe poi quella cosa." Quindi però insomma è questo quello. infatti è un tema ricorrente. Sì, e Mi quello arriva da secondo me deriva da
il tipo di formazione. Nel momento poi un po' tutti, le Sì, persone che, fanno questo lavoro, io appunto seguo con passione le interviste dei miei colleghi sì, e mi rendo conto che poi il dato fattivo accomuna tutti. sì, 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 infatti. È così, cioè in un modo o nell'altro, Sì, per cui poi, ehm, nel momento in cui quella cosa, ti riguarda perché l'hai fatta, perché ti sì. ha appassionato farla, non è che, No, no, non riesci a liberartene in qualche no, modo. infatti te la porti. No, infatti è interessante anche vedere come da punti di vista differenti, però si arrivi in effetti ad avere anche le stesse, intenzioni, a volte anche frustrazioni, che poi sono comunque collegate a comunque alla passione per quello che si fa, quindi Sì. è bello ricollegare questo. Oltre alla lirica, so, Federica, che ti interessi di progetti sperimentali, di, percorsi installativi, anche di illustrazione. E quindi mi andava, ecco, di sapere che tipo di approccio, diciamo, hai a questa, vita parallela, non so, che Federica sei in quest'altra No. dimensione. Allora, è del parco giochi. Ecco, No, è molto infatti. bello, nel senso che poi nel Certo, momento in cui credo sia così per qualsiasi tipo di lavoro. Ehm, io ho la fortuna di fare un lavoro che mi piace molto, certo. e quindi lo faccio con passione. Ogni cosa che diventa routine, anche se nel nostro campo è veramente difficile, Sì, cioè diciamo che è una macro routine, non è una micro sì. No, routine. no, infatti. Cambiare poi il punto di vista è arricchente, per cui Certo. ritrovarti a fare la scenografa, piuttosto che ritrovarti in quella che era la dinamica iniziale mia di accesso al lavoro, di tecnico, per cui trovarmi a occuparmi di, costumi con Silvia Imonino, Giovanna Sì, Buzzi alle Olimpiadi, okay. senza dovermi occupare nient'altro che di indicazioni specifiche da portare a termine, Sì, è un punto di vista privilegiatissimo, perché ti beh, dà, la mh-mh. possibilità di vedere tutto quello che riguarda l'organizzazione di un evento così grande, la concezione dello spazio, e sono tutte, per il mio metodo di apprendimento, Sì, sono tutti tasselli che poi si vanno, come dire, sono delle risorse che tornano nel momento in cui poi uno si deve rimettere a rimettere in gioco per immaginare un nuovo progetto, per cui sì, sì. vedere come da vicino come lavora un laboratorio, una sartoria, come è gestita, ehm, come si gestisce un Mh-mh. evento di quel tipo, piuttosto che una sfilata di moda, piuttosto che, quindi occuparsi di ambiti Sì. differenti è assolutamente ed esclusivamente arricchente. Di Mh-mh. fatto sei la stessa persona in un ruolo leggermente diverso o Diverso. anche nello stesso ruolo, Sì. dipende dalle esperienze, ehm, ti dà la possibilità di spostare appunto il punto di vista per avere uno sguardo differente e Sì, quindi arricchente, questo è. sì, bene, Ehm, è così. bene. Ehm, arriviamo all'ultima domanda. Già siamo Domanda. all'ultima sì, all'ultima domandona Ma finale. perché ho studiato, No, essendo infatti io un asino, ma no. cioè ho dovuto studiare. Certo, a me l'ansia dell'interrogazione non è mai passata, capito? Ma ti sta andando benissimo. Quindi arriviamo all'ultima domanda. Oggi dopo una carriera di successo come la tua, dopo i premi, i riconoscimenti, voglio ricordare l'ultimo, ma non ultimo, appunto la 39ª edizione del premio Abbiati per le miglior scene, per Agnese. Che cosa continua a meravigliarti ancora, Federica, a darti quello stimolo per ritrovare sempre lo stupore di questo tuo stare dall'altra parte della scena? Allora, da una parte è la condivisione di quello che si fa. Io il premio Abbiati, ad esempio, l'ho vinto con Silvia e Monino per Sì, scene e costumi, sì, e questo secondo me è emblematico di anche un tipo di approccio, sì, perché quella cosa è bellissima, perché son bellissime le scene e i costumi insieme, certo, è sì. stato divertente realizzarlo, è stato proprio bello. Ehm
è che è proprio, come dire, come potrebbe non piacerci fare questo lavoro, dai. Cioè è Certo. bello, non ogni storia è diversa, ogni volta ti devi mettere in discussione, ti devi interrogare, non c'è se non una macro routine, ci sono delle parti che sono di condivisione, delle parti che sono solitarie, delle parti di studio, delle parti di ascolto. Qualsiasi cosa vedi, qualsiasi città visiti, mostra, frequenti, Mh-mh. hai comunque la possibilità poi, di avere del materiale a cui attingere, di avere uno sguardo sul mondo che può diventare parte del tuo lavoro. Io credo che sia proprio una grande fortuna. Rispetto, questo, quindi poi ci sono dei lavori magari più semplici, Sì. più riusciti, in cui le cose fluiscono Mh-mh. senza, grandi intoppi, per cui da subito si arriva a una soluzione, ce ne sono altri più sofferti, però, da una parte l'avere come dire, delle parti così a compartimenti stagni, Dai, sì. fa sì che non appena non ne puoi più di stare da solo, chiuso in casa con il computer, arriva la produzione. Non appena non Okay. ne puoi più di stare in teatro 12 ore al giorno, cioè sono Sì, sì. tutte tempistiche che ti consentono di godere appieno quel momento, Sì. sapendo che da lì a breve finirà e E quindi si avendo può anche in cominciare. quello una leggerezza. L'altra cosa è l'aspetto per me antropologico di questo Sì. lavoro, che è altrettanto interessante perché sono un insieme di vite che si intrecciano, per cui che Sì. siano in città diverse, che siano luoghi diversi, anche il ritrovare le stesse persone o il condividere qualcosa così intensamente con Sì. qualcuno, trattando poi di temi che sono grandi, Mh-mh. perché sono quelli del teatro, per cui che sia la prosa piuttosto che la lirica, è proprio sono come delle parti condensate che poi lasciano spazio ad altro. Me ne sono resa conto davvero, perché poi ho avuto la fortuna da quando ho iniziato a fare questo lavoro, di Sì. fatto, di non fermarmi quasi mai. Okay. Me ne sono resa conto davvero adesso che c'è stata questa interruzione obbligata Sì, per sì. tutti. Ho detto: "Cavolo, però, cioè, bello." Quindi no, niente, mi ritengo molto fortunata, ecco, anche appunto a far parte di un sistema, poi ci si rende conto che è molto piccolo, è molto intimo, non Sì, piccolo. sì. Sì, Intimo, mi piace sì. molto.